Qua da un quarto d'ora, tu sei pronto? Io sono nato pronto. Se non lo vedo. E un minuto così. Siamo pronti, ci scaldiamo. Guardiamo in camera? Possiamo guardare anche in camera. Cioè sappiamo che stiamo facendo questa ovvio, cosa. ci stiamo preparando per il Ok. film. No, e potresti anche dialogare col direttore della fotografia che sarei io, Certo. offendendolo pesantemente perché è un panzone e non fa ginnastica. Beh, questa cosa mi piace. Ti riscaldi con noi o tu oggi abdichi? Caldo guardandovi. Tu abdichi, va bene. Devo dire che in realtà riesco a tirare su. Si chiama effetto placebo. Manuale. Tu parti, tu vai. Ma sta bene il manuale. Guantini No, il zero polsino ha un'utilità nel picco. Se tu tieni un polsino dall'inizio dell'allenamento alla fine, hai tolto il senso dell'utilizzo del polsino. Sono come i ragazzini di 12 anni che arrivano in palestra e hanno fascia lombare, fascia plantare, guantini, supporto, conchiglia. E quando devi andare in guerra non ti devi mettere più niente. Allora, in teoria, il corpo, per essere stimolato al massimo, deve imparare a lavorare. Tanto mi ritolgo. Bravissimo. Prevedo un total body. Sì. Che non ci alleniamo insieme da un po'. Sì. Hai messo su un po' di massa, a me piace, te lo dico. Massa muscolare intendi? Hai messo su massa. Beh certo, rispetto a prima. Te sei un uomo. Un esercizio per gruppo muscolare. Bene. Se riesco mi scaldo, se no vado a casa. Palle bello. Hai un bel braccio, guarda che bella forma, hai bicipite fatto bene, hai delle vene interessanti, l'avambraccio, hai le ossa sono più grosse delle mie ossa, guarda. Sono belle le tue ossa. E soprattutto se c'è della massa abbiamo qualcosa su cui lavorare. Se non c'è bisogna mangiare. Quindi mangiare, ragazzi, è una figata. Quando arriviamo a 100 calorie, Mezza frusta. Hai con lei? ho capito? Quello che è successo, mi hai visto lamentarmi. Mai. È la vita, la gente deve andare avanti, ho avuto da dire. E soprattutto, Steven, se non chiudi il capitolo, non lo chiudi. Diventa la tua croce dopo. Che ho avuto all'inizio che ho continuato ad allenarmi. A bomba. È arrivato a settembre che ho avuto il calo proprio. Non ho più voglia di fare niente. Down, psicologico. Cose che ho imparato in questi ultimi anni da prima Dan, non Certo. l'ho mai fatto da personal trainer, però quelle 2 volte che mi sono allenato con lui e che sono andato a fare i format, apprendevo filmando, Danny è una miniera di informazioni. però la differenza l'ha fatta nuova. Tieniti in mente le cose che ti ho detto, mai mollare. Comunque volevo dire che gli amici feticisti saranno un sacco contenti. Sì, per i miei piedi no. Questo bilanciere ai blocchi della vita, brevetto di Gigi, ragazzi. Guarda. Sì. Sì. Ok, dai. Squat andante, ok? Squat andante, scaldiamo bene le gambine. Gambe leggermente divaricate, punte in fuori. Andanti. Hai visto? Non mi fermo mai. Quando scendi, sali. Le gambe, Steven, non vanno mai, guarda, mai dritte così, si fermano così, ok? Non pensarci, È da una vita che non lo faccio. Mento alto, guarda il televisore. Quando cominci, bene. Bravo Steven, eh? Dal punto giusto. Siamo qui a guardare la tecnica, non se ne fotte un cazzo della tecnica. Deve essere un allenamento easy, leggero. Hai bisogno dei follower su Instagram? Non penso, amico mio. Le fasce ai polsi te le metterai se avrai dei manubri da 30 kg in mano. Se devo fare bicipiti con 10 kg non ho bisogno delle fasce. Perché invece di aiutarmi vanno ad occludere i vasi sanguigni. Ne parlavamo l'altro giorno, è una maleducazione della nuova generazione, no? Il ragazzo, chittandosi, si sente un professionista. Cioè, compro tutto quello che posso comprare per aiutarmi ad affrontare psicologicamente l'allenamento. Quando basta, Ti abitui male però. basti te stesso. Sì. Teniamo questo carico. Hai più di 30 anni? 36 quest'anno. Allora ti salva la schiena. 36. Vai.
pensarci, qua fa il tecnico. Non stendere le gambe. Bravo. Se puoi 5 cm più giù. Solo se puoi, se non ti viene no. Viene da andare in avanti. Anzi, Preferisco. facciamo prima dorso. Come? Filo doppio io. Sull'inciso. Dai 3 chiavi di lettura del tuo nuovo progetto. È uno Rinascita, il primo. Stavolta faremo un film sì indipendente, ma faremo un film veramente indipendente. Cioè quando abbiamo fatto Decapita siamo stati bravissimi, c'erano tanti aspetti Timothy che non andavano bene. E poi anche le persone, io ho deciso di prendere soprattutto Alessandro che non mi sta solo seguendo come DOP, anche perché quando uno oggi giorno qua in Italia pensa al DOP, sì vabbè, è quello che attacca su due luci. Non è vero, il DOP è la persona che si sposa con il regista. Posso dirlo giusto Alessandro? È un matrimonio, cioè noi dobbiamo andare sulla stessa linea, quello che io immagino lui lo creerà in immagini. Quando tu mi hai richiamato per dirmi guarda ci sarebbe anche un posticino per te, io ho detto ragazzi ma che figata, mi piace, mi diverto. E vedendoti così inserito, così serio, no? Con una produzione grossa, con degli sponsor che stanno arrivando, anzi se ti interessa partecipare al nuovo film di Steven, partecipa anche tu. Che ne sai te che da cosa nasce cosa? Cerchiamo di stare composti, classico Lab Machine fatto con una presa regolare. Yes. Facciamo una cosa figa. Quando arriviamo giù contiamo 1 e torniamo su. E andiamo. Vedi che io quando salgo torno un po'. E leggermente lì. Comunque ti è cambiato proprio il viso te. In che senso? Non fai più il viso che avevi qualche mese fa. Cioè in peggio, vero? No, è meglio. Ah, siamo in peggio, io mi vedo invecchiato. Quello amore non è colpa tua e non è neanche colpa di quello che hai dentro. Quello è il tempo che passa, è inevitabile. Ok. Però ti vedo. Ok, andiamo oltre. Secondo meno. Pam! Che non arrivo affaticato alla Ti fine. ripeto che non devi morire oggi. Ok. Non ci interessa, noi oggi non ci stiamo allenando. Noi oggi stiamo passando un'ora di tempo insieme invece di andare al bar a bere degli spritz Campari, capito? Però dopo lo spritz. È un'ora di compagnia questa. E comunque, qui lo dico, diteglielo anche voi, io non perderei il peso. Ma un pochino perché ho la Stai bene, pancia, le stai bene, maniglie. sei un uomo, non sei un ragazzino di 18 anni. Anche il fatto che da quel punto di vista non funzioni più, non devi abbatterti. Non lo uso più, non ti preoccupare. Troveremo la soluzione. Bravo, Giuro che Timothy. io sono già alla ricerca di una soluzione. Capito? Io ho già anche il nome. Lo chiameremo. Non è stato facile, sempre duro. È così, diamo pane il pane, Cioè, pene il perché pene. io la trovo, però dopo la lascio agli altri. Sì. Forza, l'ultima, Dai. ritmo. E dopo petto. Siccome non ci stiamo allenando, ci stiamo divertendo, oggi lavoro come cazzo ne ho voglia. Lì, 40 kg, pochi. Scendo bene, bam, non appoggio mai, cerco di non appoggiare mai il pacco. Il pacco, il peso, E quando arrivo a 10 oggi, conto fino a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senti, non va bene, non è tanto. Sì, no. Abbi fede, guarda che quanto pesi? Adesso peso 88 e mezzo. Pesi come me, quindi non rompere il cazzo, i Il pesi tuo sono è muscolo, quelli. il mio è. Anche il tuo è muscolo. Il mio è panciocco. Sì. Stessa regola, Stevie, non ti fermare troppo, ma fermati. Eccolo. Pam. Sì. E 6. Questo è, io lo chiamo allenamento di scarico psicologico. Non ti stanchi, non sei mai in affanno, ti sembra di aver fatto tutto a te, vai via che sei gigante. Arrivi a casa a mezzogiorno ti mangi la tua cazzo di pasta al grano saraceno se vuoi. Se vuoi uno stimolo in più, mi vai ad aggiungere un dischetto, ma solo per avere lo stimolo, non devi morire. Dunque, 6. È come se tu non ti arrendi. Lui tira giù,
Ok. Sì. Vai oltre i 6 alla fine. Bravissimo. Rispetto a te, quanto ne sai tu rispetto a me, ma che cazzo ce ne frega? Non è scarico psicologico se ci mettiamo a pensare che ce l'ha più grosso. Tanto troverai sempre qualcuno che ce l'ha più grosso del nostro. E allora noi usiamo la testa e puntiamo tutto sul bicipite. E le mani. Cioè, non fermarti quando sei al picco, è una macchina, sei un pistone. Sono di questa idea qua, io ho sempre avuto paura a far pesare i miei problemi agli altri. Però ognuno ha i suoi cazzi, ognuno li vive nel proprio modo. Io non ho voluto mettere la mia croce sulla spalla degli altri. Quindi ho solo bisogno di avere amici con cui parlare in quel periodo, ad esempio te. Ma di cazzate, cioè non per forza di quella roba. Quando io sono circondato dalle persone che mi fanno stare bene, lavoro meglio. Quando io sono circondato dalle persone con cui mi posso permettere di scazzare perché mi conoscono, mi capiscono, non mi giudicano, mi aiutano magari, oltre il lavoro, no? Quindi io mi sento persona in questo caso, E ti dico, io vedo una grande opportunità per questo film perché c'è un grande team, giù in Brasile c'è una bella vibe. Sono stato in tanti paesi all'estero, ho fatto dei periodi anche all'estero, non sono quello che dice fuori è tutto più bello, l'Italia è il posto più bello del mondo. Però ti dico, quando sono andato in Brasile ho proprio sentito una sorta di connessione dove io se domani dovessi andarci anche per un lungo periodo ci andrei. Certo. Io mi sento proprio di casa. Guarda, voglio entrare qui nel personale. L'anno scorso io ho visto il supporto da tante persone come te, ok? Non che non me lo aspettassi, però nel senso me lo aspettavo di più da altri, diciamoci la verità. Quando sono andato in Brasile loro erano persone che fondamentalmente era la prima volta che vedevo. Una sera eravamo al tavolo, hanno fatto un brindisi in onore di mia sorella. Senza dirmi nulla. Certo. Cioè, hai capito? È quel tipo di umanità che qua un po' manca. Forse non è umanità. Forse non è umanità, non è che se la passa proprio bene il Brasile, no? A livello economico, a livello burocratico, se vuoi a livello politico, voglio dire, ci sono delle difficoltà che hanno altre dimensioni rispetto all'Italietta. In Brasile ci sono delle situazioni, voglio dire, che ti fanno probabilmente capire qual è il peso che dai al tuo passaggio. La vita è un passaggio, è molto latina questa cosa, è una cosa che trovi nelle isole italiane, al sud. Hanno un senso della vita differente rispetto a chi è frenetico, lavoro, punta, compra, fissa. Noi stiamo diventando grandi, abbiamo bisogno di essere circondati dalle persone, da una persona che ti vuole bene, perché ti vuole bene, dalle persone che non fanno cose per ricevere cose. Va bene, abbiamo imparato, l'ho imparato anch'io, tu lo stai imparando, l'hai imparato, che ci sono persone che ti vogliono bene, punto, finito, no? Sai cos'è? Io credo che, adesso io sono off camera, ma credo che i brasiliani abbiano quello che è successo a te nella riprova. Sono gente che gode la vita e interpreta la vita in maniera completamente diversa dalla nostra. Sì. Quello che è successo purtroppo a te nella riprova. Quanto oggi ci sei, domani no, e quanto può capitare qualsiasi cosa a chiunque a qualsiasi età, ti fa dire che ogni momento è unico e ogni persona è unica. E le persone che ti tirano verso il basso è meglio mollarle perché non servono un cacchio di niente. Perché già ti tira la vita giù. Se hai anche gente che dice sì, in effetti sei anche sfigato, che cazzo te ne fai di uno così? E loro non sono così, ed è la loro filosofia di vita. Allora, presa stretta, guarda, l'anulare su questa riga. Sì. Chiudi bene, sganci, spalle. È esplosivo, Esplosivo, va! Chiudi gomiti. Stiamo facendo spalle, come si comporta. Molto bene, molto bene. Sto perdendo peso io per lui. Ah, pazzesco! Bell'allenamento ignorante. Così, questa è l'amicizia. Tutti vogliono farti vedere quando arrivano e toccano il successo con un dito, no? Nessuno poi vuole farti vedere come si condivide il tempo senza parlare di successi e di insuccessi. È una cosa che non ho mai sopportato. Esplosivo, bam! 10, non pensarci. A un certo punto no, mi sono detto voglio far ridere su Instagram e voglio far quello, vaffanculo. No, soprattutto mi è piaciuta la latina di Guaranà.
adesso che sto riprendendo fiato, comunque ci tengo a ringraziare quest'uomo, perché se ho ricominciato a fare arti marziali, vabbè, quella box ovviamente perché lui fa box, è un grande campione, diventerà un grande campione. Voglio ringraziarlo perché lui è riuscito con, credo neanche in un mese, a farmi amare la box, e quello che sto portando adesso è grazie a questo ragazzo qua. Piacere. Quindi lo ringrazio come un fratello, perché veramente... Piacere Steven. La canzone che mi avevi mandato, a me piacerebbe fare il video. Dico che- Mayday. Vediamo perché Mayday è in concorso. È una bella canzone. Funziona, vero? Madonna. Allora- Che altro i temi. Una macchina, doppio esercizio, tricipiti, bicipiti. Partiamo dal muscolo più piccolo, che è quello che ha bisogno di più concentrazione, il bicipite. Tutti pensano che il bicipite sia un muscolo grosso. Il bicipite è il muscoletto del cazzo. Tra le altre cose non è nemmeno quello che crea la dimensione del braccio, che è il tricipite. Vado a tricipitare. 2, 3, 8, 9. Vai subito! Lo vedo. Dai. In teoria è l'unico che so che ce l'ho. Leggermente le ginocchia. Sì. No, stiamo scrivendo un bel personaggio, anche Alessandro sta partecipando alla scrittura e lui e Miguel stanno dando veramente un contributo gigantesco. Io non vedo l'ora, ragazzi miei. Il tuo personaggio è bello. Sai che reciti in italiano poi, perché il film è in italiano alla fine. Vuoi dirmi che sono 4 mesi che studio il brasiliano per niente? No, ma sarebbe stato in inglese comunque. Ah, ok. Stavo forgiando per riuscire a comunicare. Però le scene di sesso si fanno in brasiliano. E ora sto apprendendo portoghese. E infatti io chiedo la bussetta capelluda. Quello è più spagnolo. però Ah, va bene. scusa, no, però Ma ti capiscono lo stesso. Sì, sì, a loro piace l'articolo. ma il total body non serve a un cazzo. Riesci a farlo? Perché io quando arrivo qua non riesco ad andare avanti. Ok, è un esercizio che va a step. Inizi. Esatto. Numero 5. Mi è piaciuto questo allenamento qua. Sei divertito? Sono divertito, dai, ho scaricato un po' di tensione. A me piaceva l'idea, Steven, di farti passare un allenamento in spensieratezza. A volte ho anche voglia di allenarmi e non pensare a niente. Ascoltami, io però devo farti una domanda perché io poi sai che sono molto attento ai commenti che leggo sotto i tuoi contenuti, sotto i miei. Ok, abbiamo parlato di film, Italia, Brasile, sponsor. Ci dai una chiave di lettura per farci capire? Perché abbiamo parlato di tutto, ma in realtà non abbiamo parlato di niente. Mi dai qualcosa che mi fa venire voglia di... Che Deadly Blue sarà sì un film indipendente, ma che veramente stupirà. Stupirà perché quando lo vedranno creerà un colpo di scena. Noi siamo tutti pronti, siamo sul piede di guerra, ci stiamo preparando come dei matti. Allenamento, rilassamento, spensieratezza. Quello che sto pensando adesso è andare a mangiare. Dai, andate via. Allora la chiudiamo così. L'ha detto Alessandro, dai, Chiudiamo così.